5 più 1 in realtà, libri di crescita personale, finanziaria e dunque di finanza personale. Ho già fatto un video, il video precedente, in cui parlo di libri di crescita personale, quindi ve lo metto qui in descrizione se volete vederlo. Sono semplicemente libri che vi possono dare un aiuto in ambito personale, quindi qualsiasi cosa nella vostra vita che vi possa portare ad avere un potenziale più alto. Mentre oggi invece, dato che me l'avete chiesto, voglio parlare invece di quelli che possono aiutarvi da un punto di vista finanziario, quindi per arrivare a gestire bene il proprio denaro e anche per imparare a guadagnare di più e a differenziare le proprie entrate o avere più entrate. Ecco qua, partiamo col primo libro, ve ne ho preparati 5, quando in realtà ne avrei di più, ma questi sono quelli che mi hanno un po' più aiutato, e ho anche uno bonus, quindi rimanete fino alla fine per vedere il libro bonus. Iniziamo col primo. Il primo libro è la base, secondo me, dell'economia moderna. L'economia è partita da Babilonia e questo libro si chiama L'uomo più ricco di Babilonia. È anche uno dei pochi libri in realtà che ho letto in italiano. È un libro molto piccolo, però diciamo che dà un'idea con, mi sembra, 7 o 10 consigli, diciamo, su come avere più oro. L'economia come la conosciamo noi oggi, non basata sul baratto, ma basata su uno scambio di un oggetto, quindi oro o denaro, è partita da una forma antica in Babilonia, e quindi qua parla di un uomo che è diventato il più ricco di Babilonia e come ha fatto per diventarlo. Quei consigli che dà, quei consigli che si imparano, sono cose che a tuttora si possono applicare e sono la base per diventare una persona finanziariamente libera. Il mio piano è quello di diventare finanziariamente libero, non di diventare extra ricco, oddio ben venga, però semplicemente anche di potermi permettere di fare quello che voglio. Quindi ho già fatto anche un video in descrizione del mio piano per arrivare a guadagnare almeno 1 milione di euro. Quindi ve lo consiglio molto. Il secondo libro è invece la Bibbia della crescita personale. Quando si inizia a leggere libri della crescita di personale, tutti, ma tutti, finiscono in un libro di Robert Kiyosaki. E il libro più famoso di Robert Kiyosaki è il secondo libro che ho letto nella mia vita di crescita personale e in italiano, ed è Padre ricco, padre povero. Quello che i ricchi insegnano ai figli sul denaro. È un libro abbastanza grosso in realtà, ma neanche tanto, sono 300 qualcosa pagine, neanche troppo, in cui parla della filosofia del padre ricco. Lui spiega metaforicamente, ma neanche tanto, che ha avuto 2 padri, il suo padre originale, il suo padre naturale, e un padre acquisito che in realtà era un po' il suo mentore, che era il padre di un amico, che gli davano lezioni, diciamo, su come crescere. Il padre suo naturale era, mi sembra, un insegnante o faceva comunque un lavoro normale, era sempre in debito e aveva tutti i problemi che la gente comune ha sul denaro. Mentre invece l'altro padre, il padre del suo amico, sapeva gestire il proprio denaro ed era dunque diventato ricco. Dunque aveva un padre ricco e un padre acquisito ricco e un padre povero. Dal padre ricco si faceva dare delle lezioni che poi paragonava, alle lezioni che dava invece il suo padre naturale, il suo padre povero, che poveretto non dava lezioni con cattiveria, non dava brutti consigli con cattiveria, ma semplicemente parlava dalla sua esperienza. E dunque, se si vuole diventare ricchi, bisogna avere un padre ricco, un mentore ricco, ascoltare quindi da persone che hanno fatto soldi come hanno fatto soldi. Non si può avere, come si dice, consigli di come diventare ricchi da persone che non sono diventate ricche. E quindi diciamo che è un buon libro, in realtà molto base, che spiega come gestire i propri soldi, come imparare a come gestire il proprio denaro. In realtà è una cosa, diciamo, che insegna tante cose, e anche un po' una base sugli investimenti nel mondo del real estate, quindi nel mercato immobiliare, perché lui è una delle cose principali che fa, ma semplicemente il budgeting e capire come gestire i propri soldi. Quindi lui parlerà di come partire da dipendente e arrivare a imprenditore, passando da professionista eccetera, e come anche gestire il proprio denaro, quindi investire in cose che portano altri soldi, uscire dalla rat race, dalla corsa dei topi dove tutti comprano solo cose che continuano a togliere soldi entrando in debito. Invece lui consiglia che comprando cose che portano altri soldi, chiunque può diventare finanziariamente libero. Partiamo con il terzo libro invece. Questo è un libro che mi è piaciuto molto, è molto utile. Diciamo che, anzi, facciamo così. Vi faccio prima vedere questo,
perché secondo me, così poi lo capite bene, questo è un libro che in realtà non so se ci sia in italiano, però ve lo metto comunque in descrizione se c'è, è Total Money Makeover di Dave Ramsey. Lui è un signore molto conosciuto negli Stati Uniti e diciamo che è un po' un continuo molto più pratico su quello che dice Robert Kiyosaki, ovvero lui con questo libro, che alla fine è una specie di blueprint, ti dice esattamente i passi per arrivare da persona indebitata senza soldi a persona senza debiti e quindi che accumula denaro e quindi che sa gestirlo e quindi che diventa ricca. Secondo queste persone qua, Robert Kiyosaki e Dave Ramsey, non serve per forza avere un'entrata enorme per diventare ricchi, anzi la maggior parte delle volte è semplicemente un problema di dove si mettono i propri soldi e di dove si spendono i propri soldi, in quante cavolate si spendono solo per farsi vedere dagli altri e quindi entrare in debito. Quindi chiunque potrebbe diventare ricco semplicemente sapendo gestire bene il proprio denaro, anche con un'entrata normale. E diciamo che Kiyosaki e Dave Ramsey aiutano in questo. Lui è molto conosciuto perché appunto ha questo show, il Total Money Makeover, in cui insegna alle famiglie, anche tramite questi libri, come passare da famiglia indebitata a famiglia benestante senza più debiti. E qua c'è proprio tutto un blueprint, soprattutto su come uscire dai debiti, come fare soldi. Spiega anche tante cose che in realtà in Italia noi non ne abbiamo, ovvero il Roth IRA, che è una specie di accantonamento per la pensione. Spiega anche cose di carte di credito che noi non abbiamo, perché le carte di credito in America funzionano in modo diverso, loro funzionano col credito e hanno tanti vantaggi, eccetera, eccetera, per i debiti e tutto. E quindi non si può fare tutto quello che dice, però per tante cose è un libro molto base e ve lo consiglio tantissimo. E invece dall'altra parte della medaglia, che è il libro che volevo farvi vedere prima, c'è invece i matti che dicono non voglio, va bene, investire, interesse composto, come dice Warren Buffett, se io accantono mi tolgo i debiti, imparo a gestirmi il proprio denaro con un'entrata normale, posso anche diventare milionario nel corso del tempo, oppure come dice Warren Buffett, investo anche in ETF, investo in borsa, interesse composto, 100-200 euro al mese li accantono, in modo che con gli interessi e i dividendi posso arrivare tra 30-40 anni a guadagnare tanto e a essere milionario. Ma come dice il signor MJ De Marco, sulla Lamborghini non c'è posto per la carrozzina. E questa frase mi è rimasta molto impressa. In questo libro, The Millionaire Fastlane di MJ De Marco, seguitelo anche su Instagram perché è un grande, e questo signore qua spiega appunto dicendo sì, è vero, si può fare questa strada che è la slow lane, ma si può anche prendere la fast lane per quelli che hanno il coraggio di farlo. La fast lane è come dire l'autostrada, la strada veloce, non la scorciatoia, perché non esistono scorciatoie. Però diciamo che con un po' più di rischio, un po' più di coraggio e un po' più di imprenditorialità si può raggiungere quel livello di ricchezza molto prima. Quindi diciamo che questo libro si basa sia su quello che hanno detto loro, ma anche sul aumentare le entrate, quindi creare un proprio business. Ti insegna semplicemente a creare un business e che tipo di business creare, perché non con tutti i business si possono fare soldi. Devono avere determinate caratteristiche e qua ti spiega molto bene quali tipi di business, ad esempio al giorno d'oggi internet, perché ha una scalabilità infinita, non ha un tetto di scalabilità come ad esempio un ristorante che è limitato agli acquirenti della zona. Dunque ve lo consiglio tanto perché questo diciamo per chi vuole diventare imprenditore, per chi vuole creare un proprio personal brand oppure vuole diventare ricco un po' più in fretta, tra virgolette, in modo più rischioso, meno sicuro, più rischioso ma anche più veloce. Questo è un bel libro. Il quinto e ultimo libro prima del bonus è questo libro qua, che in realtà non è solo di finanza personale, ma è un libro di crescita personale che tratta anche e soprattutto di finanza. È un libro molto 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 conosciuto e infatti ce ne sono tanti altri che volevo inserire ma non li ho inseriti, li inserirò magari la prossima volta. Questo è 4 ore alla settimana. Non leggere questo libro se non sei pronto a migliorare la tua vita. Bel marketing. Ricchi e felici lavorando 10 volte meno. Di Timothy Ferriss. Tim Ferriss, anche lui, grande, scrive, potete anche iniziare a seguirlo su Instagram. Io tutti gli autori di questi libri qua li ho iniziati a seguire su Instagram se sono ancora in vita. E aiutano molto, anzi un consiglio che vi do, cercate l'hashtag di ogni libro, ad esempio 4 Hour Work Week oppure Rich Dad Poor Dad, cercate l'hashtag sui social e iniziate a seguire quell'hashtag perché ogni tanto così vi compaiono delle quotes o delle frasi eccetera sulla home
che vi ricordano ogni tanto delle cose, vi rinfrescano la memoria su tante cose che avete imparato leggendo il libro, prendendo appunti, eccetera. Quindi vi consiglio quello. E anche magari prendere appunti, così poi da una volta al mese, io lo faccio nella mia routine mensile, mi rileggo gli appunti di un vecchio libro che ho preso. Così per rinfrescare le cose che si apprendono. E queste cose, mi raccomando ragazzi, non funzionano queste cose se non le mettete in pratica. Quindi imparatele e mettetele in pratica. Di che cosa parla 4 ore alla settimana? Lui in realtà è un life hacker, lui cerca qualsiasi metodo per arrivare all'obiettivo il più in fretta e il più facilmente possibile, e quindi diciamo che è uno dei primi libri che ho letto, quindi non me lo ricordo perfettamente, ma so che insegna tantissimo dal punto di vista della finanza, come lavorare meno, quindi come crearsi un'entrata passiva, quindi creare un business e poi farlo lavorare da sé, in modo che uno può andare in vacanza per tutta la vita, vivere, e lui mi sembra che faccia anche tipo micro pensionamenti, quindi viva 2 mesi qua, 3 mesi qua, 5 mesi là, che è un po' il sogno di tutti o di tante persone, quindi creare un'azienda passiva in modo che poi quelle entrate si può lavorare 4 ore alla settimana e basta, essendo ricchi e facendo quello che si vuole nella vita, viaggiando eccetera. Quindi diciamo che insegna soprattutto quello, il guadagno passivo. E anche ti insegna quindi che lavorare duramente non è questa grossa cosa, tutti possono lavorare duramente, ma che lavorare in modo smart, quindi in modo intelligente, è in realtà la via per arrivare a fare soldi. Ecco qua, quindi questo è un libro che comunque vi consiglio molto, anche perché ha tantissimi spunti in realtà su tante cose, non solo sulla finanza, proprio nella crescita in generale. Libro bonus. È bonus perché parla di finanza, ma anche non solo di finanza, e devo ancora finirlo in realtà, sono arrivato a metà, è Principles di Ray Dalio. Ray Dalio è uno degli investitori più importanti al mondo, è il fondatore di Bridgewater, l'hedge fund più grosso, uno dei più grossi al mondo, se non il più grosso mi sembra. E diciamo che quindi lui è un po' uno storico, studia la storia per capire la finanza e i mercati. E quindi diciamo che in questo libro lui è abbastanza un signore un po' anziano, ha diciamo voluto ricapitolare tutto quello che ha imparato in 2 fasi del libro, life and work, quindi un'intera metà del libro, i suoi principi che l'hanno portato dove è arrivato su come vivere, e principi su come lavorare, quindi per arrivare ad avere successo. Quindi ve lo consiglio anche questo. È un libro che fino a poco fa non si trovava da nessuna parte, adesso l'ha pubblicato in modo facile da ottenere. Una volta era un manoscritto molto difficile che costava tantissimo, molto difficile da reperire, adesso invece è reperibile dappertutto e per tutti. Ecco qua ragazzi, volevo anche c'è anche Money di Tony Robbins, ci sono i libri tipo... Ci sono i libri di Gary Vee che parlano di marketing, Dotcom Secrets, Crushing It, Jab 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 Right Hook. Ci sono 1000 libri di cui in realtà si potrebbe parlare, ma oggi erano semplicemente libri di finanza per imparare a gestire il proprio denaro. Quindi ecco qua ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se leggete questi libri qua arriverete già a sapere esattamente che cosa fare, almeno per guadagnare soldi, gestire il proprio denaro e avere un minimo di idea per la propria crescita finanziaria, e anche per saper gestire come finanza personale tutte le entrate. Spero che il video vi sia piaciuto, trovate tutto in descrizione, tutti i libri di cui ho parlato, e lasciate un commento con il vostro libro preferito, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!